È giugno! Happy Pride Month! Sono passati 6 mesi dall'inizio dell'anno, tecnicamente è giugno, quindi sono passati 5 mesi dall'inizio dell'anno, ma vediamo cosa abbiamo fatto in metà di un anno come progetti di knitting e crochet. Questo è ufficialmente il mio primo anno da persona che fa maglia e uncinetto, perché ho imparato a novembre dell'anno scorso e ho iniziato i miei primi progetti proprio in quei mesi e quindi li ho terminati tecnicamente a gennaio di quest'anno e mi sto divertendo molto, sto imparando tantissime cose, sento di avere un casino di cose da imparare, ci sono errori nei miei progetti che però sono anche felice di aver fatto perché vuol dire che effettivamente me ne accorgo, imparo, posso migliorare, posso fare meglio e per essere passati solo 6 mesi credo di aver fatto anche un buon numero di progetti, considerando che comunque faccio altre cose, faccio altri craft e al contempo mi dispiace vedere quei video dove si dice ecco cosa ho fatto in 6 mesi e ci sono tipo 150 capi. Non è da me, a parte il tempo materiale per fare alcune cose, ma anche la consumption dei materiali che serve per fare maglia, per fare uncinetto. Non voglio realizzare troppi capi che poi magari non indosso o non riesco a regalare o a fare per una persona a cui tengo. Preferisco piuttosto fare un numero inferiore di capi ma a cui sto dando delle energie, del pensiero, della voglia anche di indossarlo, di avere qualcosa di realizzato con quei filati o con quel metodo. Quindi al momento sto facendo cose a cui tengo e poi escono un po' come escono, ma partiamo subito. Dunque, il primo capo che ho finito di realizzare quest'anno, perché appunto l'ho iniziato a inizio dicembre e l'ho finito a inizio gennaio, quindi ufficialmente è un capo di quest'anno, è la Step by Step Sweater, realizzata tutta in alpaca cotton, quindi un misto di alpaca e cotone. Materiale che non consiglierei a un principiante perché tende molto a unirsi a se stesso, quindi il filo era un po' difficile da tirare e ha una sua elasticità che effettivamente non avevo del tutto considerato però il pattern straordinario, incredibile per un principiante, pattern scritto con anche video tutorial, quindi utile da vedere quando non sai cosa stai facendo e mi ha permesso di realizzare già alcune tecniche avanzate nonostante fosse il primo maglione in assoluto che realizzavo a maglia quindi ho il collo rigirato su se stesso, ho le short rows della schiena e ho cambiato colori per dargli un look un po' più funky e ho realizzato questo maglione con i colori primari. Dopodiché con un avanzo di alpaca cotton nel colore rosso ho realizzato The Simple Thing che è una sciarpa sullo stile della famosa Sophie Scarf, ma questo è un pattern gratuito con video tutorial per realizzare il cast on e il cast off, che sono le due parti, mi sento di dire, più complesse per una persona che magari non ha mai lavorato con così pochi punti e realizzato un E-cord, che è la lavorazione laterale di questa sciarpa, e diventata una delle mie lavorazioni preferite da quando l'ho scoperta, da quando l'ho fatta in questa sciarpa. E ci ho messo 3 giorni a farla, non l'ho fatta particolarmente lunga come invece richiedono, tipo a quanto pare quando si fanno le Sophie Scarf si fanno quasi il doppio di questa. Io invece l'ho fatta corta in modo che sia a singolo giro intorno al collo e sia praticamente un piccolo foulard, molto steward hostess di aereo indossando questo, ma l'alpaca cotton effettivamente tiene molto caldo pur essendo leggero, quindi è stato molto piacevole utilizzarla quest'inverno. E la mia cosa preferita è quando la vedo arrotolata, perché sembra un piccolo briochino, un piccolo pain au chocolat. Però sì, l'ho fatta con il filato avanzato, ho ancora del filato avanzato dalla mia Step by Step Sweater in giallo e in blu, quindi in realtà stavo pensando di farne altre da regalare perché
Ottimo progetto per utilizzare filati di scarto quando hai un avanzo di circa un gomitolo o poco più, poco meno. Il mio terzo progetto dell'anno è stata una veste, di cui metterò una foto, realizzata con un filato di color variegato. Pensavo mi piacesse molto il filato quando ho visto il gomitolo, però purtroppo non ho vibato abbastanza bene, quindi quando poi l'ho lavorato, quello che erano i colori che sono usciti non facevano per me, e ho fatto la lavorazione lavorando prima il fronte, partendo dalle spalle in realtà, e poi lavorando prima il fronte e poi il retro della veste, e sento che non è stata semplicissima dopo aver fatto il mio primo capo in circolari. Adesso dividere e fare front and back non ero proprio agevolissimo, e anche per questo ci ho messo circa 2 settimane a realizzarlo, e dopo che l'ho completato ho deciso di regalarlo a una mia amica, in modo che possa farne un uso migliore di quanto ne avrei fatto io, e secondo me sono dei colori che si abbinano ai suoi occhi, quindi starà sicuramente molto meglio a lei che a me. Quindi love you Maxine, spero ti piaccia. Il quarto progetto che ho portato a termine è quello di cui sono più orgoglioso, perché questo l'ho iniziato a fine novembre 2025, ma l'ho finito a febbraio, ed è la Panama Vest fatta all'uncinetto. Sono orgogliosissimo di questa vest perché è stato il primo pattern che ho scritto e che ho pubblicato gratuitamente, con anche un video tutorial che, se vuoi, puoi vedere qui su YouTube, è uno dei miei video, per ringraziare la community di Fiber Art che mi ha tanto accolto e mi ha dato un casino di consigli quando ho iniziato a fare uncinetto e a fare maglia. Panama Vest realizzata in Woolpaca, quindi un misto di lana e alpaca. Quindi ho realizzato questa semplicissima veste, è meravigliosa. Una volta che si capisce la lavorazione del basket weave, è anche molto veloce da fare, viene realizzata benissimo in tanti colori. Ho avuto un bellissimo gruppo di tester, è stata un'esperienza anche molto emozionante, devo dire, che l'hanno realizzata in altri colori e hanno fatto le loro versioni, quindi anche mettendo dei fiocchi sul lato, mettendo dei lacci più lunghi, realizzandola con colori accesi, quindi è stato bellissimo vedere anche come l'hanno pensata loro, e mi ha reso davvero orgoglioso poter scrivere un pattern e condividerlo con la gente e vedere altre persone indossare qualcosa di fatto a mano da loro con una mia idea. Quindi sono molto grato alla Panama Vest per questo input e per avermi permesso di provare a fare questa cosa, e, come dire, mi piacerebbe scrivere altri pattern. More on that later. A inizio febbraio Bettanit mi ha contattato e mi ha inviato questo kit da realizzare, quindi linnea vest fatta in re-cashmere, cioè cashmere riciclato. Lavorazione andando avanti e indietro, realizzando un pannello alla volta, un po' più complessa per me. Credo di essere un grande fan della lavorazione in circolare. Le istruzioni mi hanno messo un po' in difficoltà in alcuni punti, e soprattutto la dimensione della veste è un po' grande. Ho realizzato un XL perché era segnata come una taglia, come la mia taglia. Secondo me questa è un po' più grande, e credo che il materiale sia anche abbastanza stretchy, che forse avrei potuto fare la L, forse persino la M, non lo so. Però è stata una lavorazione appunto che mi ha richiesto un po' di tempo proprio per capire come fare il fronte e retro. Molto carina, molto bello il dettaglio del ribbing che cambia colore sulle ultime righe per fare questo bordino. Sto pensando di decorarla mettendoci con un po' di duplicate stitch dei ricami. So che è un lavoro molto lungo e quindi sto continuando a procrastinarlo, anche se avevo detto che avrei voluto farlo per l'estate, e guess what? È giugno. Il mio masterpiece fino ad ora è questo maglione con un pattern gratuito che si chiama Copenhagen, qualcosa del genere, realizzato in lana merino dalla Perfetto 120 di Metz Cucirini, in verde, con unito del mohair di Lang Yarns. Adoro questi colori assieme, adoro la lavorazione del ribbing, mi ha richiesto un bel po' di tempo,
perché ho iniziato a lavorarci in gennaio e l'ho finito a fine marzo, quasi aprile, e questo tipo di filato si è rivelato incredibilmente elastico in lungo, quindi è diventato molto più lungo una volta bloccato di quanto avessi pensato. Però mi piace davvero tanto il colore, mi piace come mi sta, l'ho indossato in altri video, quindi se volete. Ed è stato anche molto molto divertente da lavorare, appunto tenendo unito il merino e il mohair e vedendo cosa usciva. E ho usato un singolo gomitolo di mohair per realizzare tutto questo maglione, proprio perché appunto l'ho usato doppio e l'ho usato solo per creare queste righe. Ho fatto a tempo perso un progetto un po' più piccolo, ma avevo comprato questo filato, se hai visto il mio video di acquisti fatti adabilmente l'hai visto, in verde e in giallo, ed è un filato spesso, un filato chunky, con cui ho realizzato questo, è un cat bed, cioè un piccolo lettino per i miei gatti, che fino ad adesso non hanno apprezzato granché e sto pensando in realtà di disfarlo per allargare leggermente la base e fare un po' più alto il bordo con il secondo colore di filato che ho preso, perché purtroppo questo è un intero gomitolo di filato, ma ne ho due di due colori diversi, quindi sto pensando di fare un gioco di colori, perché è un po' piccolo per i miei gatti che sono un po' oversize e secondo me è un po' basso, potrebbe essere un paio di centimetri più alto, quindi forse farò qualche modifica. Intanto però mi è piaciuto moltissimo questo punto laterale di uncinetto e sto anche pensando di farci qualcosa, però molto molto bello. Lavorare con l'uncinetto quando si usano cose chunky è un po' come dire, è un po' duro da lavorare, ma è molto piacevole perché la lavorazione si espande davvero in fretta, quindi questo l'ho fatto in un pomeriggio. Se hai seguito le mie avventure di calzini, ho finito un paio di calzini. Questi sono i Basic Bed Socks che ho realizzato con Lang Javel a colori alterni, quindi alternando verde e giallo, e sono stati realizzati con i ferri circolari e il metodo del Magic Loop. Ho fatto un intero video sulla mia sfida di calzini, quindi se ti interessa saperne di più puoi andare a vedere quello, ma sono il mio primo paio di calzini terminato e nonostante abbiano degli errori sono bellissimi, li amo tantissimo, e indossare dei calzini colorati fatti con le proprie mani è un'emozione unica. E infine questa è la Archer Bag, cioè un marsupio con tracolla che ho realizzato negli ultimi giorni e ne sto già facendo una seconda, perché assieme a una mia amica, Livia di Pocket Knits, stiamo scrivendo il pattern per questa borsa. Lo stiamo pensando come un pattern perfetto per utilizzare filati avanzati o di scarto o di recupero. Quindi in questa Archer io ho utilizzato il Recashmere giallo avanzato da Linnea Vest, il Lang Javel giallo avanzato dai Basic Bed Socks e un po' di giallo merino che avevo nella mia stash, ed è venuto un colore assolutamente bellissimo, sembra una banana, la amo, e è molto capiente, molto comoda. Lo stiamo realizzando in due misure, una misura piccola e una misura grande, ed è un pattern davvero velocissimo da lavorare, comodo per principianti. Stiamo mettendo tutte le foto, la descrizione scritta, io sto pensando anche se fare un video, vedremo se c'è il tempo, e sarà un pattern gratuito, quindi se vi interessa potete seguirci sui nostri social e trovate tutti questi pattern con le loro informazioni, quindi con il link al pattern scritto se è gratuito o con le foto e le informazioni sul filato usato sul mio Ravelry. Quindi vi invito ad andare ad usare questa piattaforma incredibile e a seguirmi anche lì, possiamo diventare amici su Ravelry. Io sto già realizzando la mia seconda Archer Bag con altri filati di scarto, che è questa, e ho in progetto di realizzare dei video dove parlo proprio di progetti realizzati con filati di scarto, vi do qualche idea, faccio qualche progetto, quindi fatemi sapere se potrebbe interessarvi, perché credo che sia giusto utilizzare tutti i filati fino all'ultimo centimetro e sono felice se posso darvi qualche idea su come farlo.
Come dire, a vedere questa cosa nessuno direbbe che ho una palette e che mi piace il verde e il giallo.